La pasta alla vesuviana è un'altra creazione napoletana e deriva dalla puttanesca, la nostra benamata puttanesca, anch'essa ovviamente creazione partenopea. Vediamo le differenze fra la puttanesca e la vesuviana. Innanzitutto è più piccante, quindi più peperoncino, e a noi ci piace. Un'altra differenza sono i pomodori che utilizzeremo per fare il nostro bel sughetto. Utilizzeremo i pomodori del piennolo vesuviano. Sono questi qui, eccoli qua. Qui ce l'ho già pelati, parzialmente pelati, ed hanno questa caratteristica distintiva che è questo peduncolo. Eccolo qui, lo vedete? Questo peduncolino qui. Ed è la caratteristica di questi pomodori che sono dei grandi datterini o anche ciliegini giganti praticamente. Il pomodoro del piennolo è un pomodoro tipico della zona vesuviana, ovviamente può essere coltivato altrove, ma questi del Vesuvio, della zona del Vesuvio, sono ancora più ricchi. Tra l'altro è bellissimo vederli appesi, come vengono appesi questi pomodori. Sembra vedere dei grappoloni d'uva rossa, rossissima. Infine l'ultima grande differenza possiamo dire che è il formaggio. Per parlare più in termini concreti stiamo parlando in questo caso per la vesuviana di una bella mozzarella fior di latte. Come questa qui, questa è fantastica. Nella puttanesca solitamente formaggio non si mette, giusto? Poi ognuno fa come gli pare. Al di là di questa differenza, i due piatti sono praticamente uguali nella realizzazione e nel resto degli ingredienti, salvo le acciughe che non ci sono qui. Ma poi sapete, questi non sono piatti codificati come gran parte dei primi o dei piatti in generale della tradizione italiana, perciò ognuno un po' fa come gli pare, no? Noi di piatto siamo curiosissimi di conoscere come la fate voi, perciò non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto se non l'avete già fatto, ed ovviamente fateci sapere nei commenti come fate la vostra. Adesso ce l'ho qui davanti a me. Un'altra grossa differenza tra i due piatti è l'origano, laddove nella puttanesca solitamente non ci va. E a proposito di capperi e olive, non dimentichiamoci di dissalarli prima di fare il piatto, così abbiamo una quantità di sale omogenea tra tutti gli ingredienti, ovviamente, così che poi saliamo una volta e per tutte il sugo senza eccessi o brutte sorprese. A proposito di capperi, voi sapete che i capperi non sono tutti uguali, anche se sono sotto sale? Infatti vi faccio vedere qui una bella differenza fra due tipi di capperi. Questo che vedete qui, osservate bene queste due varietà. Che cosa notate? La dimensione, giusto? Qual è il migliore secondo voi, il più grande o il più piccolo? Il più piccolo. Spesso le cose più piccole hanno più gusto, sono più concentrate, no? Vero? Il più piccolo in effetti si chiama nonpareil, ovvero senza pari. Sono capperi da gourmet, sono più dolci, sono più delicati, ma al contempo hanno più sapore rispetto a questi altri più grandi. E sempre prendete la roba piccolina, è più concentrata nel gusto. Questi in particolare li abbiamo fatti noi a casa. Ovviamente quelli che utilizzeremo saranno questi, sono nonpareil dissalati. Altrettanto abbiamo fatto con le olive che utilizzeremo, sia quelle di Gaeta che quelle verdi. In entrambi i casi basta una mezz'oretta, sia per le olive che per i capperi. Oh, dimenticavo, una bella cipolla rossa, un'altra piccola differenza. Bene, adesso è giunto il momento di prepararci la nostra lava. Iniziamo tagliando gli odori che andranno nel soffrittino. Questi sono peperoncini calabresi, piccanti, non piccantissimi. Non toccatevi la faccia però con le vostre mani, o mettete dei guanti come faccio io. Fino 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 fino. Un buon coltello ovviamente aiuta. Questo è il Nakano, è un coltello da chef della linea Nakano, che sono coltelli giapponesi in stile occidentale.
Per quello che riguarda l'aglio lo peliamo e lo schiacciamo tutto qui. Ecco qui, questo è il primo spicchio, lo schiacciamo, mettiamo via, facciamo gli altri due. Ok, il nostro aglio è fatto. Adesso passiamo alla cipolla. Passiamo i pomodori al setaccio. Perfetto, allora questi sono fatti. Una generosa dose di olio che copra per bene la nostra padella. Aspettiamo un momentino e poi si mette dentro il nostro aglio. Oh sì sì, sento già l'odore dell'olio, è pronto, mettiamo subito l'aglio dentro. Appena l'aglio si imbiondisce lo leviamo ed inseriamo i nostri capperi che verranno fritti praticamente. Perfetto, adesso l'aglio ha fatto il suo corso, lo leviamo. Capperi sfrigolanti. I nostri capperi si stanno soffriggendo per bene, adesso aggiungiamo il peperoncino. Sentite che profumo, lo sentite a casa? Questo profumino, oh mamma! Alcuni di questi capperi si spappolano e va benissimo così. Non devono necessariamente rimanere tutti intatti. Adesso sentiamo meno quello sfregolio. Lo sfregolio si è ridotto. È giunto il momento di risentirlo con la cipolla. Adesso è il momento di inserire il pomodoro. Lo saliamo verso la fine. Adesso lo facciamo ridurre e mentre questo si riduce tagliamo la nostra mozzarella fior di latte che dovrà scolare un pochettino. Guardate che bella salsina che abbiamo qui. Adesso mettiamo le olive intere, avete visto non le ho tagliate. Guardate che bella, talmente buona questa fior di latte che ho paura che per quando ho terminato il taglio non ce ne rimarrà tantissima per questa pasta. Probabilmente ce ne basterà metà di questa è una bella mozzarellona. Bene, facciamola a pezzetti. Primo assaggio per la sottoscritta. È da un altro pianeta, proviene da un altro pianeta. E l'ultimo pezzettino va in bocca. È aliena. Viene da un altro pianeta, non so come fanno a farle così buone, ma sono fantastiche. Veramente fantastiche. Questa è una signor mozzarella, grossolanamente tagliata a pezzettini. Adesso questa la mettiamo via e la premiamo un pochettino così perde la sua acqua, il suo siero.
Questa è l'acqua, il siero della mozzarella, il latte. Adesso questo è troppo, lo dobbiamo levare. Lo rifaccio di nuovo, giriamola. Perfetto, il nostro sughetto è quasi pronto, si è ridotto per bene. Dobbiamo soltanto salarlo mentre la nostra pasta, nel nostro caso sono dei bei spaghetti grossi, fa la sua cottura. Dobbiamo salare questa salsina e io dico salare perché so già che serve, comunque proviamolo. Ha bisogno di sale ovviamente. Pensavate che mi fossi dimenticata dell'origano? No, ovviamente no, dobbiamo aggiungerlo, ma lo aggiungiamo alla fine, perché l'origano tende altrimenti a diventare un pochettino amarognolo. Quasi ci siamo, un'altra piccola presina e ci siamo. Basta, così. Guardate, guardate che bello, è veramente una lava. I'm gonna fly. I don't care if it's wrong, babe. I don't care if it's wrong. Don't care if it's wrong, baby. Abbiamo messo il parmigiano, la mozzarella, l'origano, abbiamo mantecato, adesso non ci rimane che metterla sul piatto. Guardate che bella, guardate come fila. Che dite, gli diamo una bella forma a vulcano? It's a bad, bad, it's a bad, bad, it's a bad romance. Ecco qui. Ecco il nostro vulcano, il nostro Monte Vesuvio, l'abbiamo fatto veramente alla forma di un bel vulcano, molto rozza, ma rende veramente l'idea. La dieta mediterranea, l'ho detto già questo, vero? Repetita Juvent. Sublime, proviamo l'olivetta bella e la mozzarellina. Non dimenticatevi di iscrivervi al piatto e ci vediamo alla prossima!